Buongiorno, bentornati sul canale Valoroso IT e per chi fosse qua per la prima volta, benvenuto. Qui chiacchieriamo di computer e elettronica vintage. Ho preparato un percorso tematico, almeno così l'ho chiamato, non sapevo come chiamarlo. Volevo fare un percorso di computer vintage che partissero dagli anni 70 e arrivassero fino agli anni 90. Purtroppo mi sono reso conto che in collezione non ho computer degli anni 70. I miei computer partono tutti dagli anni 80 e poi vabbè vanno avanti ovviamente. Quindi per far sì che il percorso cominciasse dagli anni 70 ho incluso qualche oggettino carino di quegli anni. Allora, iniziamo a fare un giretto del percorso. Dopodiché chiacchiereremo dei vari computer. Anche le scrivanie che ho recuperato sono degli anni 80, evidentemente. Allora, questa è la prima parte del percorso, o meglio la prima parte che ho montato. Qualche computerino si trova anche qui e dall'altro lato. Dopo approfondiamo, parliamo anche dei vari computer, quelli che possiamo li accendiamo anche. Invece da quest'altro lato, ecco qua, altri computer. Tutti computer Commodore, ma con qualche altro oggetto che non è decisamente Commodore, ad esempio questo bel telefono qui. Cominciamo da questo magnifico, secondo me il top, il numero uno, Commodore 128. È il computer che mi sono tenuto da quando ero bambino. Non è stato il mio primo computer perché a memoria, e purtroppo i ricordi non sempre sono precisi, ma ricordo di aver avuto anche un Commodore 64. Evidentemente i miei devono averlo venduto per poi acquistare questo Commodore 128. È un computer che è stato commercializzato dal 1985 al 1989 e io sono particolarmente sicuro di averlo avuto abbastanza presto, quindi direi già nell'85, anche perché successivamente nel 1987 abbiamo acquistato un IBM PS2 modello 60, che anche quello conservo, ma non si trova all'interno di questo percorso tematico che ho predisposto, perché qui ovviamente volevo mettere il computer Commodore. E è un computer molto versatile, perché all'interno ha due microprocessori, il MOS 8502, che appunto serve per far funzionare il Commodore 128 e la modalità Commodore 64, e in più anche un Z80 che gli consente di avviare il CP/M, che era un sistema operativo che poteva essere utilizzato all'epoca. Allora, dato che mi dite che non utilizzo mai monitor CRT, eccolo qua, Mivar 20 pollici, per cui adesso abbiamo anche il monitor CRT per il Commodore 128. Questo possiamo provare ad accenderlo. Allora, il mio Commodore 128 ha qualche problema al tasto dell'accensione, però poco male. Basta provare un paio di volte e dopo si accende. Facciamo un po' di pubblicità al mio blog. Se vi ricordate, sul mio blog io inserisco sempre le schede dei prodotti, inteso come fotografie, come schemi elettrici, eccetera, eccetera. In più trovate anche tutti gli altri video che realizzo. Quindi www.valoroso.it, ma non gli diamo l'invio perché altrimenti ci restituisce un errore. Per andare e utilizzare poi il software del Commodore 64 si utilizzava il comando Go 64. Mi chiedeva se sono sicuro, certo, e lui poi in qualche modo partiva come fosse un Commodore 64. Si poteva anche partire direttamente tenendo schiacciato il tasto Commodore, accendendo il computer e lui partiva direttamente come fosse un Commodore 64. Oltre al Commodore 128 avevo anche un drive, che però non è questo qua, ce l'ho da un'altra parte, il drive che conservo da quando ero piccolino. Questo qua mi è stato donato, poi l'ho sistemato e funziona adesso che è una meraviglia. E il lettore di cassette. Con questo computer mi sono divertito particolarmente, in particolar modo con la versione 7 del BASIC, che quindi si utilizza quando è attivata la modalità del Commodore 128, e ha veramente uno sproposito di comandi, cioè è veramente molto divertente come computer. Spegniamo. Oltre al Commodore 128 ho anche questo Commodore 128D che ho acquistato su eBay come 100% non testato in realtà. Chi me l'ha venduto aveva fatto un'inserzione in cui diceva che non l'aveva per niente testato e gli ho tirato giù il prezzo su eBay, l'ho contattato, gli ho fatto una proposta, l'ha accettata per fortuna. Sono stato abbastanza fortunato, ho realizzato un video, lo trovate sul mio canale, in cui lo provavo. Funziona abbastanza bene tutto, tranne il drive in questo caso. Il drive non legge.
ma non ho ancora approfondito il discorso. Quando l'avevo acquistato era molto sporco, adesso invece sono riuscito a pulirlo. È rimasto un po' giallo, però fino ad ora non mi sono mai azzardato a fare il retro bright, quindi per il momento rimane così. Un'altra caratteristica interessante del Commodore 128 e del Commodore 128D è quella di poter collegare due monitor contemporaneamente. E non sono monitor che mostrano la stessa immagine, è possibile mostrare due immagini diverse sui due monitor. Avevo realizzato un video in proposito, anche quello si trova sia sul mio blog www.valoroso.it e sia sul mio canale YouTube. Bene, spostiamoci su quest'altro computer magnifico, Commodore SX64. Ne parliamo mentre lo accendiamo. Si tratta di un computer degli anni 80, del 1984. C'è chi dice del 1983, ma io ho visto che le prime versioni sono commercializzate, sono quelle del 1984. Però io non sono uno storico, quindi se qualcuno ha informazioni più accurate delle mie, insomma, ben vengano. Chi me l'ha venduto senza tastiera. Anche qui avevo pubblicato un paio di video. Nel primo il computer era arrivato completamente spaccato, distrutto, perché non era stato imballato accuratamente. Poi successivamente l'ho rispedito al venditore e lui me l'ha fatto pervenire completamente aggiustato. Ho adattato una tastiera del Commodore 64, perché quella sua appunto non c'era, e possiamo scrivere anche qui il nome del mio blog. Avevo sempre desiderato averne uno perché mi sembra veramente un computer interessante, poi molto bello, e sfortunatamente appunto l'ho trovato senza tastiera. Quindi chi di voi dovesse avere in giro una tastiera del Commodore SX64 e la volesse vendere, ovviamente mi auguro a un prezzo umano, mi contatti perché sono assolutamente interessato. E questo computer funziona molto bene, tutto, sia il drive, sia il computer, è anche in condizioni più che accettabili. L'unica cosa è che manca la tastiera. Finalmente riusciamo a vedere anche qualche oggettino anni 70, calcolatrice entrambe della CBM, quindi Commodore Business Machines, e questo telefono SAFNAT. Per quanto riguarda il telefono SAFNAT, è un telefono a disco. Vi ricordate questi rumori? Ho acquistato questo telefono per mettermelo in collezione, più che altro per la marca. Quando ero piccolino, il papà di un mio amico era un terzista della SAFNAT e ricordo che io e il mio amico andavamo spesso nel suo laboratorio senza che lui se ne accorgesse, ma secondo me se ne accorgeva anche, gli fregavamo dei diodi LED e degli altri componenti che lui utilizzava per assemblare i telefoni. Quindi da lì mi è rimasto in testa il logo e il nome di questo marchio e così poi ho deciso di commemorarlo comprando questo telefono recentemente. Due computer sono il Commodore VIC-20, un computer degli anni 80, anche lui, 1980, e il Commodore 16 del 1984. Il Commodore 16 secondo me è bellissimo perché ha la stessa forma del Commodore 64, del Commodore VIC-20, della prima versione del Commodore 64 intendo, ed è molto stiloso a mio parere. Rispetto a questi altri computer che magari sembrano più vintage, questo quasi quasi potrebbe sembrare un pochino più moderno. Allora, l'avevo acquistato per recuperare 2 o 3 componenti che servivano per aggiustare questo qui, il Commodore Plus 4. Anche di questo avevo realizzato un video, l'avevo comprato su eBay ed era arrivato scassato perché il venditore l'aveva imballato male e in più non funzionavano 3 chip, che secondo me non dipende mica dal trasporto, il fatto che non funzionassero 3 chip. Allora ho detto, compro i 3 chip, ma costavano più di comprare un computer nuovo. Allora ho preso questo, che tra l'altro è in condizioni eccellenti. Non è che gli ho rubato i 3 chip, li ho presi in prestito, fino a che non troverò degli altri chip a un prezzo decente e potrò metterli sul Plus 4 e quindi restituirglieli. Quindi aspetta un attimino, prima o poi ti ritorneranno indietro. La CPU, il PLA e il TED. Calcolatrice, molto carina. Questa l'ho dovuta sistemare perché non andava un segmento e c'era poi anche un filo del portabatteria staccato. Adesso funziona perfettamente. Una calcolatrice degli anni 70
modello 776M. Invece questa calcolatrice qui non la posso accendere perché si alimenta solo tramite un connettore esterno. L'ho provata, funziona e funziona molto bene, però al momento non ho qua con me un alimentatore. Anche su questa scrivania ci sono dei computer molto interessanti, però ho messo dei monitor LCD perché purtroppo non ho trovato dei CRT per originali Commodore, per l'Amiga 2000, per il Commodore 64, che avessero un prezzo abbordabile. Ecco, mettiamola così. Commodore 710 è un computer del 1982, era destinato principalmente all'utilizzo in ufficio, è molto bello, anche la linea, veramente carino. L'ho acquistato e rotto però. Chi me l'ha venduto è stato molto onesto, me l'ha detto guarda che non funziona. Nonostante l'abbia acquistato ormai già da un tot di anni, non ci ho ancora messo mano, però sarebbe interessante prima o poi sistemarlo, perché è veramente un bel computer. Walkman, penso abbastanza recente, credo che questo sia già degli anni 90 inoltrati. Due versioni del Commodore 64, il computer ovviamente più famoso in assoluto che tutti conoscono. Commodore 64 è stato prodotto a partire dal 1982, ovviamente era destinato al mercato casalingo, ben 64 KB di RAM e processore MOS 6510. Successivamente, dopo qualche anno, è stato aggiornato il case. L'interno è rimasto con le stesse caratteristiche tecniche. Invece il case è stato aggiornato ed è uscito il Commodore 64C, che ha la forma del Commodore 128 che abbiamo visto prima, però è più piccolino, cioè il Commodore 128 prosegue oltre. Amiga 2000 che ho bloccato sulla schermata di Supercast 2 tirando fuori il dischetto mentre caricava, lo so, non è il caso di farlo. È un computer che veniva venduto a partire dal 1987. Allora, questo esemplare qui l'ho comprato all'interno di un lotto di diversi computer. Avevo anche mostrato il video in cui li tiravo fuori dal mio furgone e scatola per scatola facevo vedere che cosa c'era all'interno. Telefono SIP Sirio, che è quello degli anni 90. Sempre ritornando sull'Amiga 2000, floppy disk drive esterno e il Gotek. Questo Gotek consente di caricare i file da pendrive USB al posto di dischetto. E questo, ve lo ricordate? Magnifico, Nokia 7110, anche questo degli anni 90. Quando era uscito il film Matrix, poi tutti volevano questo cellulare qui perché aveva l'apertura a scatto. E io non facevo differenza rispetto agli altri, anch'io ho sempre voluto questo modello, poi alla fine ho trovato il modo di comprarmelo. Allora, questo qua non so se è il mio o quello che mi ha regalato un altro mio amico, ad ogni modo ce li ho tutte e due. Il problema è che mi sono dimenticato il codice di sblocco del telefono. Quando lo accendo chiede subito il codice di sblocco e io purtroppo non ce l'ho. Quindi sto cercando il modo di bypassare questo problema qui. Anzi, se qualcuno di voi lo conosce, mi indirizza su una pagina web qualche cosa, così io riesco a risolvere il problema velocemente. Lato B della scrivania, qualche altro computerino interessante. Partiamo dal Commodore PC-10. Di questo qua ho già realizzato un bel po' di video sul mio canale, sia video lunghi che video short. Allora, innanzitutto gli ho aggiornato la memoria RAM, prima era 256 KB, adesso l'ho portata a ben 640 KB. Poi ho fatto degli altri esperimenti, ho provato a installare il coprocessore matematico Intel 8087, dato che c'è uno slot libero, questo l'abbiamo visto in un video breve. Ho provato a sostituire il processore Intel 8088 con il NEC V20 e quello garantisce un minimo di performance in più. Non che ce ne sia bisogno, perché è già un computer estremamente performante. Purtroppo questo computer non ha l'hard disk, nel senso che mi è stato venduto senza. E quindi ho installato posteriormente un lettore di compact flash XTCF e anche di quello ho realizzato un video.
un video molto accurato e dettagliato su come si fa a installare l'hardware e poi su come si fa a configurarlo per avere l'hard disk. Infatti adesso è partito dalla C, ma lui non avendo l'hard disk sta partendo dalla Compact Flash. Commodore Plus 4, bellissimo, mi piace molto la forma. Avevo proprio fatto di tutto per averlo perché proprio mi piace l'estetica di questo computer. Condivide un hardware molto simile a quello del Commodore 16, ma in più ha il tasto per attivare dei software che lui ha già caricati all'interno della memoria ROM. Amiga, qua partiamo dal 1987 fino ad arrivare agli anni 90 con Amiga 500, questo mi è stato regalato, non è quello che dovevo riparare, di cui avete visto i video, a un certo punto si sono interrotti i video, perché la riparazione era talmente lunga e nel frattempo poi mi hanno pure regalato questo e ho detto vabbè lo riparerò con più calma. Non manca tanto, cioè il computer già funziona, quello che sto riparando, e solo che avendo sostituito il floppy come questo qui con uno per PC, ancora mi manca il tastino stampato in 3D. Finito quello posso, diciamo, chiudere il computer. Amiga 600, anche questo qua ha all'interno un hard disk ma con la Compact Flash e in più una memoria esterna. E l'Amiga 1200 di cui avete visto il video sul mio canale, che ho acquistato su eBay e all'interno ha proprio un hard disk meccanico. Allora, io sugli Amiga non sono particolarmente ferrato ancora, perché, come vi raccontavo prima, sono passato dal Commodore 128 direttamente agli IBM. Quindi questa è tutta una tecnologia che non ho potuto godermi a suo tempo. Adesso me ne sono comprati un po' per la collezione, quindi prima o poi li studio e mano a mano che li studio non mancherò di pubblicare qualche video. Ma qualcosa ho già pubblicato, sia come video che come articolo, ad esempio lo switch di F0 di F1 per far partire il software installando un drive esterno. E si potrebbe installare un drive con il Gotek esterno e quindi far partire i giochi e i programmi dell'Amiga 500 senza stare a modificare il computer e installare il Gotek interno se si vogliono avere su pendrive USB, ma lasciando il computer originale e utilizzando un drive esterno. Oltretutto la modifica di F0 di F1 può essere fatta in maniera non invasiva, cioè io non ho bucato la scatola per mettere fuori il pulsantino lo lascio sotto dove c'è lo sportellino, oppure so che ci sono alcune modifiche che consentono di cambiare il drive semplicemente premendo dei tasti sulla tastiera. Spero che questa breve carrellata su alcuni dei computer che ho in collezione vi sia piaciuta. Se così fosse e non siete iscritti al canale, mi raccomando iscrivetevi e attivate la campanella delle notifiche. Non sono solo su YouTube, mi trovate anche su Facebook, su Instagram, su TikTok, su Threads e in più sul mio blog www.valoroso.it. Ci vediamo al prossimo video. A presto, ciao ciao!